Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio. Dopo qualche settimana di lontananza, finalmente io e Sebastiano ci siamo riuniti. In questo video vi porteremo con noi attraverso una serie di giornate sparse, vissute tra un weekend libero e l'altro. Vogliamo anche sfatare un mito: chi vive e viaggia in camper non è necessariamente ricco. Anzi, abbiamo semplicemente scelto uno stile di vita alternativo che ci permette di dedicare più tempo a noi stessi, di vivere in modo più semplice e consapevole. Certo, questo comporta delle rinunce, perché nulla si ottiene senza sacrifici, ma in cambio abbiamo guadagnato la libertà, esperienze autentiche e una connessione più profonda con ciò che ci circonda. In questo momento siamo tornati al nostro lavoro stagionale in Svizzera, ma non per questo abbiamo smesso di esplorare. Nei ritagli di tempo e nei giorni liberi ci piace scoprire luoghi nuovi, spesso poco conosciuti ma incredibilmente belli, proprio nei dintorni di dove lavoriamo. Ma partiamo dall'inizio. Buona visione! Dove siamo finiti? In mezzo al verde, in un bel posto, al confine con la Svizzera. Ebbene sì, è arrivato quel momento dell'anno. Anche quest'anno abbiamo deciso di andare in Svizzera per ovvi motivi. E quindi abbiamo lasciato la Toscana, siamo arrivati ora qui vicino a Domodossola e domani faremo la spesa necessaria per affrontare i mesi in Svizzera. Almeno per i primi 2 mesi. Poi vabbè, possiamo sempre tornare, è un weekend. Sì, comunque vicino all'Italia. Abbiamo fatto tutto ciò che c'era da fare con il camion. Un grazie immenso ancora all'officina Eurotrack che mi hanno ospitato pranzi, cene, Pasqua. Accolto come un figlio. Davvero grazie. Oggi si entra in Svizzera. Dopo aver fatto una bella spesa siamo entrati in Svizzera, passando per una piccola frontiera. Come prima tappa ci siamo fermati a salutare i nostri carissimi amici Julien e Stéphanie e Roxy, che ci hanno portato alla scoperta delle bellezze di Montreux. C'è anche il riso. L'Instagrammeuse. Siamo venuti a salutare i nostri carissimi amici Julien e Stéphanie, ci hanno preparato il pranzo, adesso stiamo passeggiando a Montreux ed è bellissimo, super curato, tutto ben tenuto, è un piacere. Quello che stiamo ammirando è il castello di Chillon, è una magnifica fortezza medievale situata sulla riva del lago Lemano, poco fuori Montreux. Costruito su un isolotto roccioso, il castello ha avuto una posizione strategica fondamentale per controllare le rotte tra il nord e il sud delle Alpi. È stato residenza dei conti di Savoia nel Medioevo e successivamente una prigione, famosa grazie al poema Il prigioniero di Chillon di Lord Byron, che incise persino il suo nome su una colonna delle segrete. Oggi è uno dei castelli più visitati della Svizzera, con torri, mura, sale arredate, cortili e prigioni sotterranee che si possono esplorare. La sua posizione sul lago e il panorama alpino lo rendono un luogo davvero suggestivo, ricco di storia e fascino. Siamo arrivati nel parcheggio nel parcheggio dell'azienda per il quale lavoriamo. Quest'anno ci hanno dato un parcheggio più ampio in mezzo al giardino perché l'anno scorso c'erano le vigne, invece quest'anno hanno tagliato tutto e ci hanno permesso di parcheggiarci qua, che è decisamente più in piano e anche più bello rispetto a dove eravamo gli altri anni. Nonostante ci sia brutto tempo, noi non ci abbattiamo e continuiamo a fare dei lavori. Cosa stai facendo adesso? Sto cercando di capire come montare il portatenda che abbiamo preso all'Ikea. Un cavo portatenda per poter mettere la tenda davanti alla porta, così almeno quando c'è caldo possiamo lasciare aperto e non ci vedono dentro. E non entrano le mosche, cioè ne entreranno di meno.
è un po' da riadattare perché lo spazio non è quello di una classica porta di casa. Ecco qua, tenda installata, che tenda non è. Figurati se noi compriamo una tenda che sia tenda o delle tende che siano delle tende, perché le nostre tende in realtà erano un tappeto Ikea che abbiamo poi adattato a tende perché sono belle spesse. Finita la giornata di lavoro. Freddo, siamo da 3 giorni che Lavoriamo, siamo stati un po' sfortunati perché abbiamo beccato come prima settimana brutto tempo e freddo, però dai, da domani dovrebbe fare bel tempo. Siamo appena andati alla Coop a comprare 2 cagatine, abbiamo speso 20 euro. Vabbè, si sa che la Svizzera è cara, Per fortuna abbiamo fatto una spesa importante prima di entrare, però sai, le verdure preferiamo comprarle qui. Adesso torniamo in camper, ci facciamo una doccetta e poi ci rilassiamo perché siamo mercoledì e la settimana è ancora a metà. Prima di proseguire con il video vogliamo dedicare qualche minuto per condividere con voi un'informazione davvero interessante. EcoFlow ha lanciato una promozione speciale, valida dal 13 giugno fino al 31 luglio, con sconti davvero importanti su tantissimi prodotti. Come sapete, l'intero impianto elettrico del nostro camper si basa sulla nostra Power Station EcoFlow e dopo 2 anni di utilizzo intenso e continuo possiamo confermare con assoluta sincerità la qualità e l'affidabilità dei loro prodotti. Sono diventati un elemento essenziale del nostro stile di vita on the road. Durante questo periodo promozionale sul sito ufficiale EcoFlow troverete sconti fino al 55%, a cui si aggiunge un ulteriore 8% di sconto extra utilizzando il nostro codice personale. Un'opportunità perfetta se state pensando di fare un investimento in un sistema energetico autonomo e versatile. Tra i prodotti in offerta ci sono quasi tutte le soluzioni principali: Delta 2, Delta 2 Max, River 3, il kit solare portatile e molti altri. In più anche su Amazon ci sono promozioni attive con sconti fino a 1.840 euro, sui quali potete comunque applicare il nostro codice per l'8% in meno. Vi lasciamo tutti i link utili in descrizione, così potete dare un'occhiata e valutare. Se stavate aspettando il momento giusto per fare questo tipo di acquisto, è decisamente arrivato. E ora torniamo al video. Siamo in Francia. Ieri eravamo in Svizzera, oggi siamo entrati in Francia perché a pochi chilometri, circa una cinquantina di chilometri da dove lavoriamo, c'è questo parco, si chiama Douz. Du. C'è un bike park. Ne ho approfittato io stamattina per editare il video. Sebastiano è andato a farsi un giro in bicicletta. Oggi è sabato, quindi abbiamo ancora stasera e domani liberi, poi lunedì riprenderemo a lavorare. È molto bello questo parcheggio che abbiamo trovato, poi c'è una zona picnic, quindi ci sono tutti i tavolini. Purtroppo non siamo stati troppo fortunati perché stamattina c'era bel tempo, però tutto il dopo pranzo ha piovuto, ha buttato giù un bel po' di acqua e quindi non abbiamo potuto approfittarne più di tanto. Però sicuramente ci ritorneremo, anche perché abbiamo scoperto che è una zona davvero poco turistica. In estate magari c'è un po' più di gente, però diciamo che abbiamo incrociato pochissime persone. Nel pieno della settimana lavorativa ci siamo dati appuntamento con i nostri amici Roman e Lea, che ci hanno invitato a fare una bellissima esperienza in barca a vela. È stato amore a prima esperienza. È proprio vero che l'acqua è il nostro elemento. Siamo in Francia. Ultimamente stiamo riprendendo
non stiamo riprendendo perché siamo impegnati con il lavoro, abbiamo il tempo libero 2 giorni alla settimana. Allora la bronzatura da vigna. E quindi stiamo cercando, diciamo che settimana ci riposiamo, non abbiamo la tranquillità di creare contenuti. Adesso siamo in Francia. Siamo in Francia in un bellissimo posto in mezzo alla natura, c'è un silenzio bellissimo, un silenzio, ci sono gli uccellini che cantano, c'è il suono del vento tra gli alberi, bello. Ci troviamo nel cuore del Défilé d'Entreportes, vicino a Pontarlier. Si ergono 3 imponenti rocce calcaree, note come le Dames d'Entreportes. La leggenda narra che un tempo erano 3 sorelle, figlie del temuto signore di Joux, tanto incantevoli quanto crudeli con i loro ammiratori. Il padre, esasperato dal loro comportamento capriccioso e dalla loro vanità, indisse un grande torneo e promise le loro mani ai 3 vincitori. Vinsero Bras de Fer, Raymond Le Bossu e Hugues au Pied de Fourcoup, 3 guerrieri valorosi ma spietati e brutti. Al giorno del matrimonio, una volta tolti i veli, le spose rivelarono un'inattesa sostituzione. Invece di loro c'erano le serve. Impazziti per l'inganno, i 3 spietati adirati partirono all'inseguimento delle vere fanciulle, che fuggirono verso il disfilé dell'Entreportes. Ma mentre i guerrieri le afferravano, una magia terribile colpì le sorelle. Si tramutarono in 3 massi giganteschi, pietrificate per sempre, punite per il loro orgoglio e la loro crudeltà. Oggi per uscire dal parcheggio del lavoro abbiamo fatto un po' di 4x4. Sta piovendo tantissimo queste settimane e quindi c'è proprio il terreno bagnato e il camper affonda. Oggi in Sardegna ci sono 30 gradi. 40. Qua ce ne sono 10. Siamo nei pressi di Pontarlier, non so se l'ho pronunciato bene, e stiamo andando a vedere una sorgente perché oggi è domenica e siamo di riposo e quindi ne approfittiamo.